Me ne andavo al mattino a spigolare quando ho visto una barca in mezzo al mare. Era una barca che andava a vapore e alzava una bandiera tricolore. Questi sono i versi iniziali della poesia La spigolatrice di Sapri di Luigi Mercantini. La poesia fu scritta nel 1858 e ispirata alla fallita spedizione di Sapri guidata da Carlo Pisacane nel 1857, con l'intento di innescare una rivoluzione nel regno delle due Sicilie, al fine di abolire la proprietà privata. Insomma, uno dei primi esperimenti di esportazione della democrazia. Ma qui la poesia è solo un pretesto per introdurre due elementi del video, il titolo e le navi. Credo che le navi a vapore fossero già una conquista della precedente civiltà, anche se il motore a vapore sarebbe stato in seguito riproposto come un prodotto della rivoluzione industriale. In generale pensiamo che la civiltà passata, che a torto ragione chiamiamo Tartaria, fosse depositaria dei segreti delle cattedrali e di molti altri artefatti. Ma la sua tecnologia eccelleva anche in altri ambiti, per esempio proprio nelle navi di nuova generazione, che andavano sostituendo i velieri. Anche i velieri erano stati dei capolavori, al pari delle cattedrali. Il fatto che ancora vengano ritrovate nei deserti significa che erano stati costruiti prima della catastrofe, o se vogliamo, prima del diluvio reset. Il numero di vele e l'alberatura complessa che ancora oggi sono utilizzate come modelli per navi scuola trovano riscontro nella complessità degli organi musicali e nelle pedaliere. Non un solo alito di vento sfuggiva al controllo, così come ogni tasto aggiungeva delle piccole variazioni alle note musicali. La stessa ricercatezza e complessità la troviamo anche in altri settori, per esempio nella tecnica delle carrozze e persino delle slitte. Il tratto distintivo, diciamo il marchio di fabbrica, è ancora una volta la spirale. Amici, come sappiamo, il nostro presente non è di facile lettura a causa di visioni contrastanti, dei continui interventi dei dittatori del pensiero, dell'assenza di una direzione comune e dei continui tentativi di appiattimento delle nostre facoltà mentali. Figuriamoci allora il passato, formato da civiltà sovrapposte, storie interrotte, mancanza di una cronologia soddisfacente. Ci restano le ricostruzioni degli storici, ma si tratta di ricostruzioni fatte per compiacere i vincitori del momento e quindi poco attendibili. E ci restano molti artefatti, ma si potrebbe discutere per ore su una sola immagine senza arrivare a nulla, perché qualsiasi interpretazione potrebbe essere fuorviante. Gli archi, per esempio, escludendo che fossero di trionfo e romani, cos'erano? Forse metal detectors? Servivano a depurarsi dalle radiazioni o erano portali per dei passaggi dimensionali? Oppure erano punti di connessione per ricevere informazioni, magari con l'aiuto di dispositivi mobili? Non possiamo affermare nulla per certo, ma non possiamo nemmeno escludere niente, perché chi li aveva costruiti o semplicemente disegnati agiva secondo una visione esistenziale e una tecnologia completamente diversa dalla nostra. E qual era lo scopo di questi archi disegnati da Johann Ulrich Krauss? Luoghi dove si invocava la presenza di una qualche entità o dove si poteva contattare virtualmente i personaggi rappresentati sotto forma di statue. A stento riconosciamo il simbolo della spirale come una buona parte dei manufatti dell'antichità. Quindi anche con una riflessione approfondita ci rimarrebbe sempre una sensazione di irrealtà, di mancanza di senso. Tutto ciò che vediamo perciò serve solo a promuovere qualche riflessione personale, ma nulla di più,
anche se i soliti noti ricercatori sono convinti persino di poterne interpretare lo spirito, come hanno fatto con le piramidi. Rivediamo queste immagini. Differiscono in qualche particolare, ma sembrano simili. Sono quei particolari a veicolare significati diversi. Si tratta forse di codici. Ultimamente sono emerse teorie sul codice QR e in una di queste si stabiliva un nesso fra il QR code e le icone ortodosse. Un'icona potrebbe essere contemporaneamente un messaggio sia dal punto di vista della religione che da quello della terminologia dei computer. Per i credenti in contatto con l'icona è un momento di illuminazione e per gli utenti di computer un'opportunità per ricevere informazioni dettagliate su ciò che è lì contenuto. Il QR code è un codice a barre bidimensionale composto da moduli neri disposti all'interno di uno schema bianco di forma quadrata, impiegato in genere per memorizzare informazioni destinate a essere lette tramite un apposito lettore ottico o anche uno smartphone. A tutti capita ormai di imbattersi nel famigerato codice QR, che è essenzialmente un emettitore di onde luminose. Con l'aiuto della luce l'informazione viene riconvertita e si può acquisire conoscenza anche di quello che si vede per la prima volta, che è poi il motivo per cui vengono creati i codici, cioè un contatto cosciente tramite l'elettromagnetismo. Attualmente questo codice si è rivelato addirittura organico alla nostra vita e questo potrebbe significare che si tratti di un fenomeno duraturo, già impresso nella nostra genetica, come se la consuetudine di leggere questo tipo di messaggi non fosse nuova. Quindi, tornando agli archi, potrebbe accadere qualcosa del genere anche per questi disegni. Sono anch'essi degli schemi? La presenza di statue, inoltre, posizionate in un certo modo, che può sembrare casuale, ma che sicuramente non lo è, rimandano a un altro scenario, a una scacchiera, con figure che simboleggiano immagini di animali e persone, impegnati in una lotta fra bianchi e neri, buoni e cattivi. La Chiesa ha combattuto il gioco degli scacchi, definendolo demoniaco, ma qualcuno ritiene che sia un gioco inventato dagli dei per veicolare l'idea del flusso armonico e continuo di due principi naturali, il principio attivo Yang e il principio passivo Yin, in un'alternanza infinita. Come si vede, si potrebbe continuare a discutere per molto tempo senza venire a capo di niente, come detto sopra. Per non parlare di quando ci troviamo di fronte ad immagini false. Ci sono molte stampe, per esempio, che rappresentano delle bugie trasformate in verità, come questa, che dovrebbe essere la testimonianza dell'impalcatura costruita per ergere un obelisco che si trovava già là naturalmente. E poi c'è questa, che riguarda una delle più grandi bugie della storia. Si riferisce a quando Pietro il Grande individua una palude su cui poi costruirà una delle città più belle del mondo, la città che prende il suo nome, San Pietroburgo. E meno male che c'era anche una mappa a mostrare come la città fosse già presente prima della sua supposta costruzione. Una mappa chiaramente sfuggita al controllo. Ma come si dice, le bugie invecchiando diventano storia. Parlando di codici possiamo anche parlare della Bibbia, in cui i numeri sono quasi certamente messaggi cifrati, ma che qualcuno sa come decifrare. Insomma, una specie di agenda. Fra le varie versioni di questo libro c'è anche la cosiddetta Bibbia massonica. Sembra, e dico sembra perché ho visto solo qualche immagine senza aver trovato il testo integrale o letto i brani originali, che nel 1955 venisse pubblicata una Bibbia specifica per la massoneria. Ricordiamo che, secondo le regole adottate alla nascita della massoneria, l'adesione alle verità esposte nella Bibbia era un prerequisito per l'ammissione al rango dei liberi muratori.
Pare che in questa Bibbia si parli non solo della forma della Terra, un disco piatto con molti continenti, ma anche del fatto che non ci sia accesso allo spazio e che ci siano vasti settori sconosciuti alla nostra generazione. La Bibbia fu riconosciuta come ufficiale nel 1955, ma in seguito fu rimossa da tutte le biblioteche. Vediamo gli altri punti caldi trattati nelle pagine indicate. Punto 1. La Terra e il mondo intero, il Sole, la Luna e il cielo sono oggetti ausiliari artificiali. Pagina 17. Punto 2. Il cielo è composto da 3 parti: l'atmosfera, il firmamento e la dimora degli dei e degli angeli. La dimora degli dei impedisce all'oceano celeste di toccare il firmamento. Pagina 65. Punto 3. Sulla Terra ci sono 27 continenti. Fra loro era stata stipulata una forte alleanza e furono stabiliti i commerci. Pagina 79. In conclusione, il libro conterrebbe molte informazioni interessanti, fra cui il riferimento ai commerci. È probabile infatti che molti artefatti del passato, comprese le stampe e gli oggetti tecnologicamente avanzati, per esempio orologi, visori, eccetera, potrebbero avere un'origine diversa dal luogo in cui sono stati trovati. E ci sono altri artefatti che potrebbero avere una provenienza esterna, fra virgolette. Il manoscritto Voynich è un codice illustrato scritto da un autore sconosciuto, in una lingua sconosciuta, utilizzando un alfabeto sconosciuto. E anche l'epoca esatta di produzione del manoscritto è sconosciuta. La sua storia è documentata a partire dal XVI secolo. Il libro porta il nome dell'antiquario Wilfred Voynich, che lo acquistò nel 1912. Nel 1961 il libraio di seconda mano Hans Kraus acquistò il manoscritto dall'ereditiera Ethel Lillian Voynich per $24.000 e donò il libro alla sezione di libri rari dell'Università di Yale, dove si trova ancora oggi. Il libro è composto da varie sezioni: piante e fiori, comprese 113 specie sconosciute; biologia, immagini di donne nude, forse incinte, in piedi in vasche da bagno piene di liquido o collegate a strani tubi. Ho frequentato l'università a Napoli e nelle ore libere andavo in giro per la città. Allora si poteva ancora farlo a piedi senza inconvenienti. Ma cosa stavo guardando? I monumenti di una città unica o una copia di altre città? Copie di fontane, di stazioni eteriche, di facciate con risonatori, di chiese incredibili. Ma soprattutto in che anno ero? Ci sono alcune immagini rivelatrici della Galleria Umberto I. Nella prima immagine abbiamo la dicitura anno 890. Poi nella seconda una scritta per distrarre e far passare qualche tempo senza domande, e poi una terza con l'aggiunta di 1000 anni. Ancora una volta credo che siamo nelle mani di una potente intelligenza artificiale che tutto vede e trasforma. A proposito di città uniche, anche Venezia ha delle parti copiate. Ho già mostrato questa foto, ma ora per i veneziani che vogliono verificare posso dire che è tratta dal sito Lima Antigua. Rimanendo sul tema della passata civiltà, gli edifici erano talmente belli e talmente tanti che, dopo che le élite si erano impossessati di quasi tutti, ne rimanevano ancora e venivano impiegati per svariati scopi, compresi le sedi dei casinò. Sembra che 200 anni fa passassero la vita fra teatri, campidogli e giochi d'azzardo.
E se la civiltà di Tartaria fosse sopravvissuta, questa probabilmente sarebbe stata la sua evoluzione. Una evoluzione che non si può certo cogliere in queste immagini. La storia è piuttosto ridicola, ma viene riproposta ugualmente, tanto come credono loro il livello intellettivo delle persone è quello che è. Questa catapecchia sarebbe la struttura originariamente usata come edificio di Stato, sulle cui ceneri poi sarebbe sorto questa meraviglia. La retorica di un passato glorioso è comune a tutti i paesi, ma trova particolarmente risonanza negli Stati Uniti, con il richiamo ai padri pellegrini, la sconfitta degli indiani e la guerra civile, che forse nasconde gli eccidi della Tartaria, come era avvenuto in Russia. In fondo Russia e Stati Uniti hanno molto in comune. Erano entrambe figlie della Tartaria, ed ecco gli indiani nelle ricostruzioni, qualche indiano vero, ma i monumenti e gli edifici sono assolutamente reali. Più indietro nel tempo, gli allineamenti di Karnak sono tra i complessi megalitici più estesi al mondo. Comprendono circa 3.000 monoliti disseminati nella campagna bretone. Su questo posto si sono dette molte cose, che i menhir siano stati eretti dai Celti tra il 5000 e il 3000 a.C., che fossero l'espressione di un culto religioso, che sia un sito astronomico e persino che si tratti di un esercito di pietre. Altre ipotesi sono molto fantasiose. Louis Merle, radiestesista, sostenne che si trattasse dei cosiddetti campi di influenza e che molti menhir risultavano situati al vertice dell'angolo formato dall'incrocio delle falde sotterranee acquifere e metallifere. Ne concluse che coloro i quali così li collocarono conoscessero il modo di rilevare l'andamento delle acque sotterranee ed avessero dei motivi per segnalare i campi o le zone di influenza delle stesse. Davvero una ipotesi fantasiosa, come quest'altra sostenuta dall'ingegnere capo del Genio Reale a Port Louis, che sostiene che gli allineamenti fossero vestigio di un campo militare di Cesare, eccetera. E se le pietre di Karnak non fossero altro che un cimitero con tombe e lapidi, perché diciamo che queste in Sardegna sono le tombe dei giganti e queste no? Naturalmente potrebbe anche non essere così, ma il fatto che questa ipotesi, cioè giganti e tombe, venga scartata a priori, è indice della grande presunzione dei soggetti ufficiali preposti alla ricerca. Nelle immagini conservate della passata civiltà tutto parla di energia, persino le chiavi o i cancelli con lampade incorporate. Anche le immagini di guerrieri con le piume rimandano all'energia eterica. Le piume, come le setole degli elmi, creavano energia statica utile probabilmente per sollevare le pesanti lance e spade. Ritornando all'energia eterica libera, essa portava a risultati come questi. Le città di Mosca e San Pietroburgo e altre ancora in piena luce già agli inizi del XIX secolo. E anche le fortezze avevano a che fare con l'energia. Viste dall'alto sembrano davvero sprigionare potenti scariche. Due interpretazioni della stessa storia, Apollo e Daphne, eseguite naturalmente con macchine CNC Ultra.
L'utilizzo di macchine per la trasformazione della materia si può applicare anche alla lavorazione della diorite e ai gioielli della regina Puabi. Questi provengono dalle tombe reali della dinastia Ur e sono costituiti da fili con piccole perle di lapislazzuli, agata e oro. L'agata è una pietra dura, resistente agli acidi. Le perle sono piccole. Cosa hanno usato per forare le pietre se non c'erano trapani e punte sottili? Molte persone conoscono i luoghi famosi attribuiti alla civiltà Maya, città, piramidi, affreschi, manufatti, ma per qualche ragione poche persone sanno che lo Stato Maya aveva una rete sviluppata di strade, chiamate Sakbe, delle potenti strutture di terrapieni realizzate in pietrisco, ciottoli e calcare, parzialmente conservate fino ad oggi. La loro larghezza in alcuni punti è di circa 20 metri e la loro altezza è di circa 3 metri. Inoltre tali strade si estendevano per centinaia di chilometri, collegando tutte le principali città maie. Colpiscono per quanto sono dritte, come le strade moderne. Occhi grandi, bocca piccola, ponte del naso potente, capelli ricci, tipico degli dei dell'Olimpo. Erano queste le vere caratteristiche degli dei? Il Ponte della Libertà è un ponte di Budapest che attraversa il Danubio collegando Buda e Pest. Si dice che il ponte sia stato costruito tra il 1894 e il 1896 e che fosse inaugurato alla presenza dell'imperatore Francesco Giuseppe, il quale inserì l'ultimo rivetto d'argento nel pilastro della struttura di ferro sul lato di Pest. La sua struttura contiene milioni di rivetti. Ma poi si legge: la rivettatura nel XIX secolo è un mistero moderno per i metallurgisti. La lavorazione del ferro nel XIX secolo, nonostante la sua apparente semplicità, rimane uno dei tanti misteri attualmente irrisolti. Il modo più comune per costruire qualsiasi cosa in acciaio nel XIX secolo era utilizzare milioni di giunti rivettati, come nella Tour Eiffel. Le giunture saldate, inoltre, non erano state nemmeno inventate. La facilità di utilizzo dei rivetti nel XIX secolo era più o meno la stessa di martellare i chiodi. Nessun mistero, cari metallurgisti, c'era un'altra civiltà. C'è una canzone di Rino Gaetano che si intitola Il cielo è sempre più blu, ma non solo blu, diciamo pure multicolore. Il motivo è che la luce del sole si riflette in maniera diversa sulla cupola. E ci sono anche nuove nuvole dette asperatus. È evidente come nel nostro habitat ci siano trasformazioni in atto.